Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, benvenuti a tutte le nuove iscritte. Oggi andremo a realizzare la borsa a farfalla. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio tutto l'occorrente per poterla realizzare insieme. Ed ecco qui queste meravigliose rocche di Indalux dell'azienda Borgo dei Pazzi col quale andremo a realizzare la borsa a farfalla. Vi lascio anche un codice sconto col quale lo potete acquistare con uno sconto immediato di 5 euro, ma questo codice vi servirà anche se volete acquistare qualunque altra cosa che trovate sul loro sito. Io amo molto il Lurex e trovo che quello dell'azienda Borgo dei Pazzi è assolutamente eccezionale, quindi lo continuo a utilizzare per molti tutorial. Infatti chi mi segue da tempo vede che appunto è uno dei miei prescelti. Oggi andremo ad utilizzare il numero 7, il 28, il 33, l'1 e il 19. Il quantitativo totale ve lo dirò a fine video. Le rocche sono da 250, quindi potrete veramente sbizzarrirvi per creare veramente tantissime cose. L'uncinetto che andremo ad utilizzare è il 3,5, ma potete tranquillamente con l'Indalux utilizzare sia il 3,5, sia il 4 che il 4,5. Ci serviranno due calamite per poter chiudere la nostra borsa e ho deciso di aggiungere un manichetto in acciaio appunto come decoro, ma anche per poterla portare. È comunque un tipo di modello che potete tranquillamente non mettere, quindi portata a pochette, quindi non mettere la catena, o anche realizzarla all'uncinetto, questo sempre a vostro gusto. A questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Per realizzare la borsa a farfalla andrò ad utilizzare la tecnica Granny, quindi le mattonelline, però stavolta anziché ovviamente essere quadrate saranno realizzate quindi a forma triangolare. Quindi iniziamo con la prima, il totale saranno 6, 3 sul davanti e 3 sul retro, come avete già visto in anteprima. Iniziamo con un anello magico, quindi prendiamo un colore, quindi fissiamo questo anello magico con una catenella e dentro questo cerchio andiamo a realizzare dei gruppi di maglie alte. La prima maglia alta la andiamo a sostituire con 3 catenelle, la prima l'abbiamo già realizzata, facciamo la seconda e la terza ed ecco il primo punto alto. Facciamo il secondo punto alto, non vi preoccupate se il cerchietto si allarga perché poi tirando la codina lo possiamo stringere in questa maniera. Facciamo il terzo ed il primo gruppo è realizzato. Lo separiamo con 2 catenelle, andiamo a fare l'altro gruppo, quindi sempre 3 maglie alte, quindi 2 e 3, man mano stringiamo. Lo separiamo sempre un gruppo con un altro con 2 catenelle ed infine facciamo il nostro ultimo gruppo, quindi altre 3 maglie alte in questa maniera. Facciamo 2 catenelle, poi tagliamo il filo perché adesso andiamo a prendere l'altro colore, sfiliamo, qua stringiamo, andiamo sulla terza catenella che ha formato il primo punto alto e andiamo a creare un'asola di chiusura, quindi ci inseriamo in questa maniera, facciamo passare il filo dentro e poi lo facciamo passare nel mezzo della seconda catenella di separazione. Prendiamo il filo, quindi lo facciamo passare ed ecco fatto il nostro primo giro in questa maniera. Poi prendiamo un altro colore, quindi con l'argento abbiamo finito, quindi prendiamo un altro colore, ci agganciamo, quindi facciamo una catenella, quindi scusate il cappietto, io continuo esattamente dove ho terminato, quindi in questo punto, in uno degli spazi, insomma, mi aggancio con un punto bassissimo e vado a realizzare un gruppo di maglie alte, la prima sostituita sempre con 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Man mano io le codine me le vado a lavorare così le comincio a bloccare.
Facciamo anche la seconda maglia alta ed infine la terza. In ogni spazio vanno 2 gruppi di punti alti. Io l'ultimo lo farò nel momento in cui terminerò il giro. Quindi, fatto questo, adesso dobbiamo andare a fare un punto alto sotto ogni maglia sottostante. Quindi entriamo sulla prima, in questa maniera, sulla seconda, i fili li possiamo anche girare, e sulla terza, così. Adesso in questo spazio andiamo a creare 2 gruppi di 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Quindi cosa facciamo? Entriamo e facciamo 1, 2 e 3 maglie alte, le separiamo da 2 catenelle e sempre nello stesso punto andiamo a creare il secondo gruppo. Quindi 1, 2 e 3. Nuovamente sotto queste maglie alte andiamo a fare appunto altre maglie alte in questo modo e nuovamente nello spazio dove abbiamo creato le 2 catenelle di separazione andiamo a creare i 2 gruppi di punti alti, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle ed infine l'altro gruppo di maglie alte. Poi nuovamente sotto le maglie alte sottostanti andiamo a creare altre maglie alte, quindi senza aumenti, quelle che ci ritroviamo sotto, in questa maniera. Ed infine, come vi dicevo, andiamo a realizzare l'ultimo gruppo in questo spazio, l'ultimo gruppo di maglie alte. Andiamo ad eseguire 2 catenelle, tagliamo il filo e facciamo quello che abbiamo fatto prima, ovvero l'asola di chiusura. Quindi entriamo nella terza catenella, facciamo passare il filo qui dentro, così, e poi ci inseriamo nel mezzo dell'ultima catenella che abbiamo fatto. Ed ecco che vedete che si comincia a formare la mattonella a triangolo. Poi noi questo filo tiriamo per bene e chiudiamo. Io lo faccio passare qui sul retro per bloccarlo, altrimenti tenderà sempre ad allargarsi. Io faccio così, faccio una catenella e poi il filo me lo vado a nascondere tra le maglie, come farò con tutti gli altri fili. Adesso prendiamo un altro colore e vi faccio vedere che più o meno comunque sarà lo stesso metodo, quindi sempre cappietto, mi inserisco qui all'interno, blocco con un punto bassissimo e vado a eseguire nuovamente i 2 gruppi di punti alti. Il primo sempre sostituito da 3 catenelle e poi vado ad eseguire gli altri 2, perché poi l'altro gruppo al solito a fine giro. Nuovamente andiamo a realizzare qui tutte le maglie alte che abbiamo sottostanti, quindi in questa maniera. Man mano le codine noi ce le andiamo a lavorare, così già iniziamo a bloccarle. Quindi facciamo tutti questi punti alti e al solito negli spazi lo stesso modulo, ovvero
3 maglie alte separate da 2 catenelle e poi un ulteriore gruppo, quindi quello che abbiamo fatto nell'angolo, quindi andiamo a ripetere, facciamo l'ultima maglia alta, qui il gruppo di 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, una maglia alta nelle maglie sottostanti fino ad arrivare a questo punto. Quindi ci rivediamo per fare insieme l'ultimo giro. Ecco qui come si presenta già la mattonellina appunto a forma triangolare. Facciamo adesso l'ultimo giro, anzi il penultimo, perché poi il quinto giro sarà un giro di contorno. Allora, al solito io dove ho terminato mi aggancio con un punto bassissimo e ripeto né più né meno la sequenza che abbiamo fatto prima. Dobbiamo quindi realizzare punti alti nelle maglie sottostanti, ad eccezione dell'angolo, al solito due gruppi di 3 maglie alte. Quindi ricominciamo, quindi primo punto alto, 3 catenelle e andiamo a fare gli altri due, quindi 1 e 2. Poi andiamo a realizzare dei punti alti in corrispondenza delle maglie sottostanti, quindi in questa maniera. E poi quando arriviamo negli angoli, appunto, andiamo a ripetere il nostro modulo. Ci rivediamo per farvi vedere insieme come realizzare il giro di contorno. Ed ecco la nostra mattonellina triangolare quasi completata. Adesso andiamo a prendere il colore grigio che ci servirà per fare contorni e anche cuciture. Facciamo il nostro cappietto, prendiamo un punto qualunque, ci agganciamo con un punto basso e facciamo un punto basso in ogni maglia sottostante, quindi un passaggio molto semplice in questa maniera. Come sempre vedete, io la codina me la vado lavorando, così la fissiamo ulteriormente. Quindi facciamo su tutte le maglie disponibili un punto basso, poi qui facciamo un punto basso, catenella e un altro punto basso nello stesso punto. Procediamo in questa maniera e facciamo così su tutto il perimetro e ci rivediamo per vedere insieme come creare le cuciture. Ed ecco qui, quindi ho completato 3 mattonelle che adesso dobbiamo andare a cucire insieme. Io già l'altro pannello l'ho realizzato, vedete, e poi adesso vi spiego quali sono i passaggi, quindi cucitura e poi un ulteriore giro di punto basso. Andando nello specifico, io cosa ho fatto? Mi sono agganciata sul retro sempre con un nodino e adesso vi faccio vedere che tipo di cucitura vado a realizzare. Quindi vado a prendere praticamente la catenella che abbiamo fatto qui e anziché prendere tutte e due asoline prendo quella più interna, poi vado a cercarmi anche qui l'altra catenella, prendo sempre l'asolina, quindi quella più interna, faccio passare il filo e inizio la cucitura in questa maniera. Poi vado da questa parte sempre prendendo solo le asoline, quelle più vicine, in questa maniera, faccio passare il filo e tiro per bene. Vado in quella successiva e faccio la stessa cosa. Per i punti non vi preoccupate perché se avete fatto delle mattonelle tutte uguali, i punti saranno lo stesso numero per ogni mattonella, quindi questa sarà la cucitura che andremo a fare su tutto questo lato, quindi in questa maniera, man mano ci andiamo a sistemare, quindi le maglie, vedete, in questa maniera, poi tiriamo per bene e si prosegue. Quindi arrivato qui facciamo la stessa cosa, quindi continuiamo, quindi arrivato qui andiamo a prendere tutte le 3 catenelle e si prosegue con la stessa cucitura
che vi ho mostrato in questo punto. Quindi arrivato qui terminiamo la cucitura e poi ci rivediamo insieme per farvi vedere il giro di contorno a punto basso. Vi faccio vedere nel dettaglio come chiudere qui la punta. Quindi cosa facciamo? Arriviamo alla catenella, quindi prendiamo sempre questa asolina, questa qui, che sono sempre le catenelle, poi prendiamo l'altra asolina dell'altra catenella, in questa maniera, così abbiamo chiuso, vedete? Ci sistemiamo il lavoro e proseguiamo con le maglie successive. Poi mi raccomando, tiriamo per bene, così la parte centrale si chiude perfettamente. Si prosegue come vi avevo detto prima, sempre con le asole centrali, così, quindi non tutte e quattro ma solo quelle al centro, vedete? E questo lavoro lo facciamo quindi fino alla fine e ci rivediamo a quindi cucitura completata. Completate le cuciture, non so se riesco a farvele vedere, quindi sono completamente proprio a rilievo. Adesso prendiamo sempre il colore grigio, ci agganciamo in un punto qualunque e dobbiamo realizzare l'ultimo giro di contorno, quindi per tutto il perimetro. Lo facciamo però con punto basso in costa, quindi prendendo soltanto l'asola più esterna, quindi senza fare aumenti o quant'altro. Dobbiamo quindi realizzare questi punti bassi su tutte le maglie disponibili, sempre in costa, in questa maniera. Quindi questo sarà l'ultimo giro e poi procediamo alla cucitura dei due pannelli. Quindi facciamo questo contorno, mi raccomando, sempre qui dove abbiamo creato punto basso, catenella e punto basso, sulla catenella andiamo a ripetere nello stesso punto basso, catenella e punto basso, e lo facciamo qui e qui nelle due punte. Per il resto dei semplici punti bassi in costa. Quindi ci rivediamo per vedere come procedere alla cucitura dei pannelli. Cuciti quindi tutti i due pannelli, oltre cuciti, creato pure il secondo giro di punto basso, adesso noi cosa dobbiamo fare? Creare una sorta di spessore tra un pannello e l'altro, quindi anziché creare la classica striscia che poi dobbiamo andare a cucire da ambo i lati, vi faccio vedere, io già l'ho fatta, adesso vi spiegherò nel dettaglio. Per poter lasciare comunque la borsa, vedete che qui c'è, è come se fosse in tridimensione, questa parte rimarrà libera e questa sarà una parte del soffietto, perché da quest'altra parte, vi spiego meglio, andremo a costruire l'altra e poi qui andremo a creare la nostra cucitura. Quindi vi spiego nel dettaglio come fare. Mettiamo dal dritto, quindi girando il lavoro noi andiamo a vedere che qui ci sono delle asoline, quindi non sul primo ma sul secondo, il primo giro che abbiamo fatto, quello più in basso, quindi qui non ce n'è, perché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lasciare la parte della punta, anche perché deve rimanere in tridimensione. Noi cosa facciamo? Andiamo a prendere questi, che all'inizio sarà un po' più complicato, vedete, sono questi, dove noi adesso andremo a fare 3 giri di andata e ritorno a punto basso, che sarebbe questo. Quindi cappiettino, lo giriamo così, quindi dal primo che vediamo iniziamo, ci agganciamo con un punto basso, poi andiamo sul secondo, se serve o li allargate prima con l'uncinetto oppure lavorate con un uncinetto più piccolo. Quindi questo è un passaggio, anche questo semplice, solo che dobbiamo appunto farli qui all'interno. Non dobbiamo fare aumenti, ma semplicemente tutti i punti che vediamo, quindi queste asoline, le lavoriamo tutte in questa maniera.
Quindi facciamo fino a qui, e lo vediamo subito che l'ultimo è qui perché questa parte non si deve lavorare. Arrivato qui, catenella, voltiamo il lavoro e si fa il secondo giro. Arriviamo qui, sempre catenella, rivoltiamo il lavoro e completiamo col terzo giro. E ci rivediamo per vedere insieme come assemblare i due pannelli. Completati i 3 giri a maglia bassa su entrambi i pannelli, adesso dobbiamo andare a cucire questa parte. Quindi cosa facciamo? Io mi sono agganciata sempre con un nodino all'interno e poi mi vado a nascondere tutti questi fili. Cosa faccio? Allora, prendo i punti esterni, tutti e 4, quindi tutte e 4 le asole, vedete, e tiro per bene. Rientro sempre dal basso verso l'alto e prendo le altre 4 e faccio in questa maniera, così oltre ad essere ben cucita, perché appunto deve resistere al fatto che appunto la borsa poi verrà utilizzata con delle cose all'interno, ma anche esteticamente sarà anche carino da vedere. Quindi vi faccio vedere qualche altro punto. È una cucitura che chi mi segue da tempo sa che faccio, quindi sia questa che quella classica, e spesso la preferisco perché, ripeto, è anche a livello estetico è molto molto carina. Faccio un altro punto e poi vi faccio vedere qual è il risultato. Quindi nel momento che è cucita, questa sarà la nostra, appunto, come si vedrà visivamente. Quindi completiamo tutta la cucitura e ci rivediamo appunto per vedere il passaggio successivo. Ed eccola quasi completa. Io ho unito quindi qui al centro. Adesso, per renderla ancora più a forma di farfalla, diciamo, cosa ho fatto già da un lato? Io gli ho creato, quindi come ulteriore giro, una sorta di merlettino in questa maniera. Quindi adesso vi faccio vedere esattamente come realizzarlo. È molto semplice. Partiamo da un punto qualunque, questo non ha importanza. Facciamo un cappietto, quindi sempre col colore grigio. Quindi lo faremo su tutti i punti che abbiamo a disposizione, quindi ci agganciamo con un punto basso, poi facciamo 2 catenelle e andiamo nel punto seguente. È veramente molto facile. Poi nuovamente 2 catenelle e punto basso nel punto seguente. 2 catenelle e punto basso, 2 catenelle e punto basso nel punto seguente. E questo lo dobbiamo fare fino alla fine. Quindi facciamo il punto basso, facciamo 2 catenelle, andiamo in quello successivo, punto basso e 2 catenelle. E questo, quindi tutto questo lavoro lo dobbiamo fare per tutto il perimetro pure sul davanti, esattamente come l'ho fatto da questa parte. Quindi ci vediamo a borsa completata. Ed ecco qui il progetto ultimato. Io all'inizio del video vi avevo detto che avrei utilizzato un manichetto da circa 30 cm, poi alla fine non mi piaceva il risultato e ne ho inseriti 2 e li ho lavorati all'uncinetto, quindi ci sono passata attraverso con l'uncinetto e ho creato dei punti bassi attorno, quindi molto semplice. Voi potete anche decidere di lasciare la catena senza decoro o comunque realizzare i manici o un manico, insomma, in base al vostro gusto, semplicemente all'uncinetto. Il risultato è questo, misurano circa 30 cm, ecco, è così, e la misura che abbiamo ottenuto della borsa è di circa 34 cm in larghezza e 20 cm in altezza e poi circa 4 cm lo spessore laterale, ed eccola qui. Se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, comunque voi scrivetemi. Se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale
e attivando la campanella sarete sempre informati sui progetti che appunto pubblicherò in seguito. Vi ricordo inoltre di andare sul sito Borgo dei Pazzi, con questo codice potete acquistare con uno sconto immediato di 5 euro sia il cordino Indalux che vi ho presentato oggi, ma tutto ciò che è presente sul loro sito. Quindi ci vediamo alla mia prossima creazione.